Lancio profondo e finisce qua. Il Bayer Leverkusen batte l'Inter 1-0 con un gol di Mukiele all'89esimo minuto in zona Bayer. La vincono loro, una sconfitta pesante in termini di classifica per un Inter che oggi poteva consolidare e quasi chiudere i discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions passando tra le prime 8, e invece così il discorso si riapre ampiamente alla luce degli altri risultati, visto che anche il Bayer Leverkusen per effetto di questa vittoria ci passa davanti, e ci passa davanti anche l'Aston Villa. Perdiamo su un campo difficile contro un avversario molto forte, perché nell'ultimo anno e mezzo solo il Bayer Leverkusen ha avuto risultati migliori della nostra Inter a livello europeo. Un Inter che però si è presentata con un atteggiamento che ha fatto molto discutere, e devo dare grandi meriti al Bayer Leverkusen dal punto di vista tattico, perché hanno saputo ingabbiarci e noi però non abbiamo espresso il nostro solito gioco, e non c'è mai stata la sensazione di riuscire davvero a creare presupposti per dare fastidio al Bayer Leverkusen, se non per un piccolo passaggio dopo i primi 10 minuti. I primi 10 minuti con lo spavento subito preso con la traversa del Bayer Leverkusen, e poi qualcosa abbiamo fatto, ma poi dopo non siamo davvero riusciti a creare i presupposti per andare in gol. Prima sconfitta dopo una serie di 13 partite senza perdere, 11 vittorie e 2 pareggi. L'Inter che subisce il primo gol di questa Champions League lo fa su un campo, lo ripeto, di un avversario molto forte, che devo dire, Simo, non parleremo molto dell'arbitro, anche se secondo me bisogna parlare di arbitro, che ha avuto un arbitraggio molto casalingo, ecco, con delle ammonizioni che comunque hanno condizionato l'Inter, perché ammonire Cianoglu in quel modo lì non ho capito, ma soprattutto l'ammonizione di Carlos Augusto inspiegabile, diverse decisioni comunque lato Bayer. L'Inter però di sicuro non ha perso a causa dell'arbitro, anche se ha condizionato le prestazioni di un Ciala che era il migliore in campo e di un Carlos che aveva l'avversario più scomodo. Sconfitta, Simo, per quello che si è visto, purtroppo meritata però. Sì, Anche senza se non dubbio. clamorosamente, perché loro hanno poi, adesso scusa, avranno un volume di possesso palle e di tiri enorme, ma tiri che arrivavano da 50 metri con veramente poco pericolo. Sì, diciamo che è meritata nell'intenzione, perché il Bayern ha giocato e ha cercato di vincere, pur non creando, come hai detto, tantissime occasioni. L'Inter no, l'Inter ha cercato solo di non prendere gol, di compattarsi, cosa che purtroppo ha fatto praticamente in ogni partita di questa Champions, tranne forse in quella con la Stella Rossa. Ci è andata bene sempre e non ci è andata bene oggi. La sintesi potrebbe essere questa. Poteva finire pure 0-0 alla fine. Però è chiaro che, come si è detto tante volte per la Juve di Allegri e come generalmente si dice per le squadre che giocano così, alla lunga questo gioco non paga, soprattutto in Europa. E prima o poi, ecco, se l'idea è di giocarle tutte così, prima o poi quella che non vinci t'arriva per forza di cose. Dispiace solo che appunto sia arrivata negli ultimi minuti e in una gara dove comunque, a parte la traversa dopo i primi tre, anche loro hanno creato poco. Però se devo commentare a caldo non posso dire che la sconfitta non sia meritata e che l'Inter onestamente abbia fatto una partita brutta, perché alla fine nei fatti questo è: tiri in porta 0, occasioni pericolose 0, mi pare, e quindi quando il presupposto è questo è duro andare troppo più in là. A livello di occasioni mi ricordo una mezza occasione per Taremi che però è stato un po' lento nel gestirla dentro l'area di rigore, una per Darmian che però era in fuorigioco, e quelle occasioni che abbiamo creato con la costruzione da sinistra e il rimorchio della torre da destra, ma soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo davvero poco. Io, Simo, adesso a caldo con la partita appena finita, questa gara mi lascia questa sensazione che Inzaghi e l'Inter stiano tarando la gestione delle partite sempre allo stesso modo, cioè andando sempre a, come dire, mi dà l'impressione che il piano era quello comunque di gestire la gara e poi provi magari a venire fuori anche con maggiore possibilità di scelta dalla panchina rispetto ad un Bayer che con qualche assenza aveva delle scelte più limitate. Ed è quel tipo di gestione che in campionato ti premia perché siamo molto più forti praticamente di tutti gli altri. In Champions fin qui ti ha premiato anche se non hai mai fatto
davvero delle prestazioni roboanti, di vittorie stratosferiche. Hai vinto sempre in maniera molto limitata, se non per quel 4-0, ma l'avversario era chiaramente nettamente alla portata. E quando affronti una squadra molto forte, forse questo atteggiamento qua lo paghi. E non mi ha mai dato la sensazione di voler vincere davvero a tutti i costi questa partita, che invece era la partita che ti poteva mettere nelle condizioni di chiudere i discorsi quasi e di arrivare tra le prime 8, che è un obiettivo fondamentale per questa Inter. Io non ho visto oggi in questa partita tutta quella urgenza di vincere. Per certi versi, facendo sempre tanti paragoni, ricorda un po' la Real Sociedad, la seconda partita con la Real Sociedad, dove diciamo comunque arrivare primi conta, arrivare primi è importante, e invece non ci abbiamo messo dentro tutta quella importanza. Oggi mi ha dato un po' questa sensazione qua, anche la scelta, eh, togli Thuram e metti dentro Lautaro, lasci dentro Taremi che si è visto poco, non per colpa sua del tutto, però fai delle scelte nell'ottica del tenere il gruppo, di portare dentro tutti i giocatori. E infatti alla fine metti anche Arnautovic e non fai la scelta di vincere la partita, perché se vuoi davvero vincere a tutti i costi, secondo me, oggi non pensi tanto a tenere dentro il gruppo, ma pensi a magari Lautaro lo metto con Thuram, Mkhitaryan che ti dà un po' di cambio passo, alla fine lo fai. E invece con questo Bayer Leverkusen che era molto alto, non abbiamo mai avuto un giocatore che potesse andare ad attaccare in profondità, e poi loro ci hanno sguazzato su questo. Beh, il cambio corretto era chiaramente con Taremi, ma anche in diretta io dicevo non mi sorprenderei se uscisse in realtà Thuram, perché Taremi è attaccante di Champions e Inzaghi lo tiene dentro, anche se sta facendo male, anche se magari la situazione ideale prevederebbe che esca lui. E fino ad ora è andato tutto bene, però giocando, mi ripeto purtroppo, giocando così prima o poi le cose iniziano a non andare bene, il che non vuol dire che adesso perderemo anche le prossime 3 e arriveremo 11esimi. Non penso che andrà così. Però il fatto che oggi tu non abbia visto mai l'Inter provarci è verissimo, e tra l'altro è una differenza rispetto per esempio a Inter-Arsenal, Inter-Lipsia, dove abbiamo chiuso così, ma per 60-70 minuti ce la siamo giocata più o meno alla pari, avendo anche delle occasioni, facendo anche dei gol, tra l'altro. Invece oggi, fin dal primo minuto, niente, zero. Complice un Bayer Leverkusen intenso, alto, che quindi ci ha messo tanto del suo, però è visibile agli occhi, lo è stato agli occhi tuoi, ti confermo la stessa impressione che ho avuto io, penso anche tutti quelli che l'hanno guardata, non si è mai avuta l'impressione che l'Inter volesse cercare di colpirli, anche in contropiede, anche rubando palla. Abbiamo sempre cercato giocate troppo difficili, cercavamo di ripartire ma Sì. non con convinzione, e resistere 95 minuti così ti capita una volta, ti capita due, ma non ti capita sempre. E mi dispiace perché io posso anche accettarlo che oggi per qualsiasi motivo non si volesse scendere in campo cercando di vincere a tutti i costi. Posso anche accettarlo, però un po' provarci sì, perché se scendi in campo senza neanche provarci, 90 volte su 100 perdi. Anche così, con il rammarico finale. Però va a finire in questa maniera ed è Con un il po' un rammarico o con l'errore arbitrale, Simo? Perché io, no, no, io Simo voglio ancora rivedere quell'immagine, perché il calcio d'angolo da cui poi nasce il gol arriva da un fuorigioco di Frimpong che non è stato fischiato. sì, Quindi però io quello non l'ho ancora capita, non l'ho ancora vista, sinceramente. attaccarmi a questo mi sembrerebbe un po' No, ridicolo. Cioè, fosse una roba immediata, però ti nasce un sì, corner sul quale, tra l'altro, loro segnano sullo sviluppo, su un cross e un controcross. Cioè, Vinci ci ha arbitrato male, l'abbiamo detto fin da subito. Però impatto no, zero no, ma impatto poco, ecco. In questa partita è zero a livello di gol, secondo me. sì, 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 però sai, arriviamo da settimane in cui si è richiesto il cambio del protocollo VAR per molto meno, Vabbè, quindi sì. sarei curioso di sentire dei commenti anche su questo per il bene del gioco. Detto questo, sconfitta comunque che merita un'analisi approfondita. Comunque, il calcio è fatto da episodi, magari mi prendo un punticino che avrebbe cambiato tanti tanti discorsi. Stavo poi dicendo un passaggio, poi ne parleremo anche da un punto di vista tattico, mentre ho perso Simone in video, quindi tra poco lo recupereremo. Un passaggio che mi è rimasto impresso di questa partita, legato al gioco. Non siamo mai riusciti davvero a costruire delle situazioni chiare davanti,
perché per uscire dal pressing loro, per uscire comunque dalla nostra metà campo, abbiamo sempre dovuto giocare molto molto complicato, e questo inevitabilmente poi lo abbiamo pagato. Vi mostro la classifica aggiornata in questo momento dopo i risultati di questa sera, in attesa delle partite di domani, che vede dunque il Liverpool in vetta con 18 punti e già qualificato agli ottavi di finale. Il Bayer Leverkusen quindi raggiunge Aston Villa, Inter e Brest a quota 13. Domani tra l'altro c'è lo scontro diretto tra Barcellona e Borussia Dortmund a quota 12, dove arriva anche il Bayern Monaco. L'Atalanta perde, quindi accorcia un po' la classifica con il Real Madrid che risale in questo momento. L'Arsenal domani affronta il Monaco, anche questo un altro scontro diretto, e il Club Brugge risale in questo momento a quota 10. Simo, il risultato qual è? Che la classifica si accorcia tantissimo, quindi in questo momento diventa ancora più intensa e più intricata la situazione. L'Inter avrà 2 partite comunque alla portata: Sparta Praga in trasferta, Monaco in casa, 2 partite comunque non semplici, perché una è una trasferta e una è contro il Monaco, comunque squadra importante, che però ci dice 2 cose. Uno, che forse un dominio così dell'Inter era, soprattutto per un Inter che non sta puntando così al 200% su questa Champions, era un qualcosa, ecco, di anche troppo bello forse, e non siamo nemmeno abituati a vedere l'Inter a queste altezze, addirittura in un girone con così tante squadre. Però il destino è ancora nelle nostre mani, perché abbiamo 6 punti a disposizione che sono alla nostra portata. Questo ci costringe a dover andare a superare questo girone fino all'ultima giornata, cioè a lottare fino all'ultima. Scenario che mi sarei voluto evitare, ma che francamente mi sembra piuttosto verosimile. Ma sì, ma guarda che alla fine secondo me sarebbe successo uguale, perché noi parlavamo tanto di mettere in campo poi la primavera nelle ultime partite, ma non sarebbe successo comunque, forse giusto nell'ultima, ma poi di fatto sei in Champions League l'impegno lo onori in ogni caso. Il peccato è che appunto hai costruito un percorso molto buono a livello di risultati, poi ti basta una sconfitta e la classifica ti ritorna addosso praticamente, però questo era prevedibile, non è che lo scopriamo oggi. Naturalmente questo non sconfessa nulla, io non voglio commentare certe cose che leggo per fortuna dall'1% di di chi sta scrivendo, ma soliti discorsi di rimettere in discussione tutto, compreso il tecnico, per una sconfitta, anche no. Adesso arrivano partite un pochino più morbide, questa era la peggiore di quelle che ci rimanevano. Sicuramente c'è rammarico e da parte mia anche un po' di dispiacere non averla interpretata così. Domani voltiamo pagina e si riparte. Questa squadra è forte, ha modo di poter pensare di andare avanti in tutte le competizioni in cui gioca. Prendiamoci il rammarico e un po' di fastidio per questa sconfitta che c'è, però come sempre, solito monito, non ribaltiamo tutto per una partita. Grazie. Per una partita dove io comunque, ripeto, stavi portando sullo 0-0, che magari non meritavi fino in fondo, ma poi loro la vincono con una mischia, non tramite il gioco e tramite chissà che cosa, quindi anche questo va detto. E chiudo, Simo, un tema è l'attacco, comunque, da sottolineare, perché l'altro giorno ha segnato Thuram, ok, ma ha segnato su un calcio piazzato. Gli attaccanti sono troppo poco coinvolti in questo momento, troppo lontano dalla porta. Oggi in più di un'occasione il centravanti dell'Inter era Darmian, in più di un'occasione era Matteo Darmian, vicino ad un altro attaccante oppure di inserimento, e in questo modo Taremi, Lautaro, Thuram, tutti hanno giocato anche molto lontano dalla porta, sono stati poco coinvolti. C'è bisogno di aiutarli anche di più, sicuramente a livello di supporto loro possono fare di più sicuramente, però se eravamo veramente troppo distanti, c'erano proprio situazioni in cui l'attaccante riceveva palla, era solo in mezzo a 4, soprattutto nel secondo tempo. C'è qualcosa da sistemare, e poi quando ti togli, diciamo, anche i possibili contropiedisti. Oggi poi mancava Dumfries. Dumfries oggi sarebbe stato un giocatore importantissimo per questa partita, lo dicevamo anche ieri, è un'assenza che sicuramente ha pesato. Voltiamo pagina, però questa è una partita da analizzare anche per le prossime, senza fare drammi, perché comunque sei a 13 punti e siamo più o meno
secondo me siamo in linea con quello che ci aspettavamo, anzi, considerando che abbiamo giocato in trasferta col Manchester City, forse ci aspettavamo la sconfitta col Manchester City e qui potevi strappare un pareggio. Però Esatto. come conti siamo lì, adesso devi fare il tuo a Praga e soprattutto poi in casa contro il Monaco. Chiudiamo qua questa clip, poi analizzeremo anche da un punto di vista tattico in maniera più approfondita tutti gli altri spunti che ci ha dato questo Bayer Leverkusen Inter. Ringrazio di cuore il supporto di EC che ci supporta sempre nel fine partita. Non ho capito niente, partita brutta, però comunque non manca il sostegno del nostro grande EC, così come non manca il sostegno del nostro Emanuele Vaccarella, che ringraziamo, che dice in Europa non si gioca così, siamo dei provinciali. Questa è la sentenza di Emanuele, chiedo in chat se siete d'accordo, ricordandovi poi che vi aspettiamo su passioninter.club con tutti i nostri contenuti post partita e non solo. Mi raccomando, www.passioninter.club.